Ho realizzato dei redditi all'estero, ho fatto una stagione all'estero, ho lavorato all'estero per una società estera. I redditi prodotti al di fuori del territorio nazionale creano degli obblighi tributari in Italia? Ne parliamo in questo video. Chiunque sia residente fiscale in Italia deve pagare le tasse in Italia. Questa è la regola di base che, tuttavia, come tutte le regole, ha delle eccezioni che, come dice il detto, la confermano. Per poter essere esonerati dal pagamento delle imposte in Italia necessita, per converso, non essere residenti fiscali in Italia, quindi essere fiscalmente stabiliti all'estero per la maggior parte del periodo d'imposta, 183 giorni, essere iscritto all'AIRE per il medesimo periodo e non mantenere nessun interesse anche personale in Italia. Brevemente, il soggiorno nel paese estero per oltre 183 giorni deve poter essere dimostrato per i paesi extra UE attraverso, ad esempio, i timbri di ingresso e di uscita sul passaporto, del quale è opportuno mantenerne copia anche dopo il rinnovo, oppure qualsiasi altro mezzo per i paesi UE. Quindi fatture dei soggiorni alberghieri, bollette della luce e del gas, contratti di locazione, modifica dei recapiti postali in Italia, scontrini per gli acquisti di beni alimentari, eccetera. Tutta documentazione da conservare a riprova del soggiorno estero e da esibire a richiesta dell'Agenzia delle Entrate. L'esistenza di una residenza estera sarà da supportare anche con la certificazione di residenza rilasciata dal comune estero che dovrà ovviamente corrispondere all'ubicazione dell'immobile, ad esempio ottenuto in locazione o utilizzato ad altro titolo. L'iscrizione all'AIRE, Anagrafe Italiana Residenti all'Estero, sempre facoltativa al di sotto dei 12 mesi, ma necessaria ai fini fiscali e obbligatoria se la permanenza all'estero supera i 12 mesi consecutivi, può essere effettuata sia in Italia che presso i consolati italiani all'estero e, da tenere conto, per il computo del periodo dei 183 giorni non è sempre immediata. Per quanto concerne poi l'abbandono di qualunque interesse vitale in Italia, questo si realizza con il trasferimento nel paese estero di qualsiasi legame personale con l'Italia, compresi quelli familiari. Con il contribuente si dovrà spostare tutta la famiglia e non di meno necessiterà l'iscrizione dei figli alle scuole del paese ospitante. Il trasferimento all'estero deve essere totale e riguardare anche gli interessi economici. Gli investimenti finanziari dovranno essere trasferiti e non dovranno permanere in Italia investimenti immobiliari sulla persona fisica. Un caso del tutto particolare riguarda rari soggetti, per lo più neolaureati, con altissime specializzazioni che si trovano ad operare anche per periodi rilevanti in paesi esteri sempre diversi, in nessuno dei quali si stabiliscono, non mantenendo in alcuno di essi nessun legame relazionale, i cui investimenti sono esclusivamente liquidi e mantenuti in blockchain. Se vogliamo, questa particolare casistica, invero del tutto nuova, rappresenta un limite della legislazione a livello mondiale, che non è ancora in grado di codificare, pur avendone promosso la realizzazione, il fenomeno per cui alcune persone fisiche non hanno più un recapito fisico fisso sul pianeta, in quanto raggiungibili unicamente presso un indirizzo digitale internazionale. E questa è una particolarità che in taluni casi rende particolarmente difficile individuare lo stato di riferimento titolato a riscuotere le imposte e ad operare anche le attività di accertamento sul reddito da dichiarare o dichiarato. Tornando ai casi ordinari, la produzione di un reddito estero senza realizzare appieno i 3 requisiti di soggiorno per 183 giorni, certificazione della residenza e spostamento degli interessi vitali non realizza lo spostamento della residenza fiscale all'estero, rimanendo quindi il reddito prodotto all'estero fiscalmente attratto nel sistema tributario italiano. In questi casi la norma prevede che i redditi prodotti all'estero debbano essere dichiarati in Italia, tassati secondo i criteri fiscali italiani e che dall'imposta derivante possono essere scomputate, sottratte le imposte pagate all'estero. E ciò nel rispetto del principio secondo cui un reddito non può essere assoggettato 2 volte a tassazione, sia nel paese estero che in Italia. Infine, riprendendo il concetto enunciato all'inizio del video relativo alle eccezioni che confermano il contenuto della regola,
Va segnalato che, in particolare per il reddito di lavoro subordinato svolto alle dipendenze di una società estera e svolto all'estero, sarà rilevante comprendere se tra l'Italia e il paese estero in cui il reddito è prodotto esistano delle convenzioni contro le doppie imposizioni e quali siano, se vi siano, le condizioni per attivare l'intera tassazione in uno solo dei due paesi interessati. Bene. Vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo, vi invito a visionare i video gratuiti di presentazione dei miei corsi sulla piattaforma Udemy e vi invito ad iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei prossimi video appena saranno pubblicati. E se il video vi è piaciuto, vi invito anche a cliccare sul pollice in su. Grazie.